Ben ritrovati ragazzi dal vostro Pentitus, siamo tornati nuovamente a parlare del nostro blog, dei nostri articoli che vengono pubblicati e parleremo di quest'articolo che ha fatto un po' parlare di sé anche dopo che l'ho pubblicato, ci sono state alcune reazioni di voi, mi fa piacere appunto che seguiate appunto i contenuti che vengono pubblicati, ma ecco, realizzo questo video un po' per spiegare l'articolo stesso, ma anche per dare delle spiegazioni anche a chi ha qualche dubbio al riguardo. Ma prima di iniziare, come sempre, spazio alla sigla. Ed eccoci qui tornati a parlare ad una delle diatribe più aperte, cioè Windows contro GNU Linux, perché il passaggio, chi è meglio. Ecco, la motivazione per la quale, ecco, ho realizzato un video di un articolo di questo tipo, più che altro non è per convincere un utente Windows a passare a GNU Linux, perché sta di fatto che se un utente si trova bene con un determinato sistema operativo, è giusto che utilizzi tale sistema operativo in modo tale che lo possa usare al meglio e appunto sia anche consapevole degli strumenti che li utilizza. Ma ho voluto realizzare appunto questo articolo anche per un'altra motivazione, che ho già spiegato in passato ed è la motivazione principale per il quale un utente Windows dovrebbe passare a GNU Linux, e l'ho evidenziata proprio adesso qui in questo punto. Il motivo sostanziale per il quale un utente dovrebbe passare a GNU Linux è semplicemente dovuto al fatto che c'è un fine supporto a Windows 10, ci sarà la transizione a Windows 11 e molte macchine sul quale è montato Windows 10 non hanno requisiti, quindi non soddisfano assolutamente i requisiti di Windows 11. Quindi a questo punto un utente dice: "Che si fa allora in questo caso?" Devo installare ugualmente Windows 11 anche se i requisiti non sono soddisfatti? Bene, c'è questa soluzione, la potete fare, non c'è problema. Assumetevi le vostre responsabilità, perché comunque, Microsoft non vi tutela al riguardo se fate un'operazione di questo tipo. Ma oltre a questo, sta di fatto che letteralmente proprio dei PC farebbero fatica proprio a funzionare su Windows 11, anche se magari riuscite a bypassare i requisiti, il vostro PC appunto è talmente, tale di obsoleto che non riesce appunto a far girare Windows 11. E allora che si fa? Beh, guardate un attimo, andiamo un attimo su StatCounter, un sito molto interessante che acquisisce dati dal web e restituisce dei risultati davvero interessanti. Dove, riguardo alle versioni desktop di Windows, è chiaro ed evidente che comunque c'è ancora una buonissima fetta di utenti che utilizza Windows 10 e stiamo parlando di milioni e milioni di dispositivi. Non stiamo parlando di pochi numeri, stiamo parlando del 40, quasi 43% degli utenti utilizza ancora Windows 10. Ora, ultimamente si sono sentite anche delle novità per quanto riguarda, l'allungamento, l'estensione del supporto, su Windows 10, alcune ad esempio alcune versioni di Windows 10 tipo LSTC, credo che si dica così, siano appunto ancora supportate fino addirittura al 2028, ma sono delle ISO quasi introvabili e tra l'altro ci sono per attivarle anche è un po' complicato, quindi, vedete un po' voi la difficoltà. Questo potrebbe essere una strada, un'altra strada potrebbe, essere quella di comprare un supporto esteso, pagare appunto altri soldi per avere un'estensione di un altro anno, o, appunto utilizzare il vostro account online, quindi iscrivervi, utilizzare un account online di Microsoft, allora in quel caso potete ugualmente utilizzare Windows 10 ancora per un altro anno,
ma il problema appunto viene semplicemente posticipato, perché comunque sta di fatto che prima o poi o passate a Windows 11 o comprate un'altra macchina. E allora, per tale ragione, io ho realizzato quest'articolo. Questo è una serie di articoli dove si parla proprio di questo, cioè del fatto che un utente medio può migrare se vuole, chiaramente non obbligato, se vuole, queste sono delle scelte consapevoli che una persona deve fare. Se vuole può migrare a GNU Linux e abbiamo fatto un elenco di motivazioni. Beh, la prima motivazione, vedete, non è solo una questione economica, è chiaro, ma sta di fatto che se io voglio migrare ad un altro sistema operativo e questo sistema operativo non lo pago, beh, può essere un incentivo maggiore. È chiaro che se devo passare da un altro sistema operativo che è Windows e devo andare ad un altro a pagamento e non so nemmeno come mi troverei, allora in quel caso mi farei 2 domande. Invece in questo caso, essendo gratuito ed open source, potrebbe essere un valore aggiunto. Ho anche, indicato alcune distribuzioni che potrebbero essere anche fattibili per un utente medio, come ad esempio Ubuntu, Fedora o Mint, che ovviamente sempre in base a quello che è il vostro hardware, potete usare l'una o l'altra, però chiaramente oltre a questo vedete avete anche una possibilità di, software installato in alternativa a quello di Windows, come ad esempio GIMP che oppure LibreOffice. GIMP ad esempio andrebbe a sostituire Photoshop, GIMP scusate, LibreOffice andrebbe a sostituire Office. Quindi ecco, come ho già detto anche in passato, fare questo tipo di scelta significa innanzitutto conoscere in primis il software open source. Quindi se avete queste intenzioni e avete ancora Windows 10, vi consiglio di installare questo tipo di software, tanto comunque è software gratuito, non dovete scaricarlo da siti strani, quindi non andate incontro a virus, malware e così via. Quindi potete già testarli e provarli questi programmi perché sono tutti programmi presenti già su qualsiasi distribuzione GNU Linux. Quindi questo è il primo consiglio che io vi darei. Per quanto riguarda la sicurezza, ecco perché Windows, o meglio, GNU Linux è più sicuro di Windows. Beh, sostanzialmente perché essendo meno diffuso, infatti vediamo un'altra statistica di StatCounter, vedete che GNU Linux a livello mondiale siamo al 4%, anche se qui comunque questi dati vanno un po' presi con le pinze. Sono stati fatti ulteriormente delle analisi, visti altri sondaggi, specialmente negli Stati Uniti. Tenete presente che negli Stati Uniti qui ci dice che il GNU Linux è circa al 4%, invece andando su un altro sito governativo degli Stati Uniti siamo quasi al 6%. Perché questo? Perché ci sono delle incongruenze. Perché questo sito di statistica acquisisce tutti i dati dal web, quindi tutti i dispositivi che sono associati ad un motore di ricerca, ad un browser, ovviamente va a registrare quello che sono tutte le caratteristiche della vostra macchina quando navigate, oltre all'IP. E quindi potrebbero esserci delle situazioni per il quale la vostra macchina non venga individuata come ad esempio come ad esempio una macchina Linux, ma invece come un'altra tipologia. E vi faccio un esempio. Qui noterete che abbiamo come sistemi operativi macOS e OS X. Chiaramente uno è successore all'altro. Ora vi chiederete, oramai questa transizione a OS X sono quasi 10 anni che c'è stata a macOS e abbiamo ancora OS X come visualizzazione. Ci sono alcuni browser che vengono installati su GNU Linux che utilizzano come motore di ricerca base OS X. Quindi questo mi fa capire che parte di questi contenuti potrebbero derivare da delle distribuzioni GNU Linux che vengono lette come OS X anziché come Mac, come GNU Linux stesso. Ora, non sto dicendo che sia tutto quell'8,7%, per carità, ma sicuramente non è il 3,9% degli utenti. Abbiamo una fetta più grande
di utenti GNU Linux. Ma detto questo, tornando perché sono partito dalla questione della diffusione, un sistema meno diffuso è e meno software dannoso viene realizzato nei suoi confronti perché non c'è interesse. Quindi ciò significa che più aumenterà GNU Linux e più potrebbero esserci appunto minacce, come avviene anche nel sistema operativo Windows. Quindi avere il sistema operativo al 100% sicuro, come già ho detto, non esiste attualmente, perché la vera sicurezza è data dall'utente stesso, che deve essere consapevole dei siti che lui apre, naviga e visualizza. Non esiste il sistema operativo perfetto che vi dirà: non ti preoccupare, apri qualsiasi sito perché tu verrai protetto. Non esiste. Un altro motivo molto interessante è che, per quanto riguarda l'hardware datato, sicuramente GNU Linux ha un valore aggiunto. Infatti GNU Linux, essendo molto scalare ecco, proprio nella sua struttura, a volte possiamo semplicemente avviarlo da riga di comando, quindi capite voi quante risorse in meno occupa rispetto a Windows stessa. E quindi è chiaro che io potrei andare ad installare una distribuzione che ha un'interfaccia grafica molto minimale, come una LXDE, XFCE ad esempio, che sono dei desktop environment presenti su GNU Linux leggerissimi, a differenza magari di una KDE o magari di una GNOME stessa, che in termini prestazionali non dico che siamo come Windows, ma quasi. Quindi diciamo, questo può essere un valore aggiunto. Ovviamente un altro aspetto è la personalizzazione. Come abbiamo detto su GNU Linux, lo abbiamo già ribadito, potete personalizzarlo in qualsiasi modo. Se siete un po' degli utenti nerd e vi piace un po' smanettare con i sistemi operativi, sicuramente vi troverete a casa utilizzando GNU Linux. Ovviamente anche la stabilità è sicuramente un valore aggiunto su questo sistema operativo, in quanto gli aggiornamenti sono continui, frequenti. Mi raccomando, vanno fatti gli aggiornamenti. Un sistema è sicuro se questo sistema viene aggiornato. Magari potete utilizzare delle distribuzioni che non abbiano un ciclo di aggiornamenti rolling, rapido, veloce, tipo, faccio un esempio, una Arch Linux, o magari in questo caso sarebbe meglio, al caso vostro, se non siete molto ecco, propensi negli aggiornamenti continui, potete utilizzare una distribuzione più stabile basata su Debian, Debian stessa anche volendo, però ci sono delle distribuzioni molto valide basate su Debian che vi facilitano la configurazione iniziale, come ad esempio MX Linux, dove avete un sistema fortemente stabile, non ci sono tantissimi aggiornamenti, eccetto quelli essenziali sulla sicurezza. Un altro aspetto molto importante che perché un utente appunto potrebbe scegliere Windows, potrebbe scegliere GNU Linux al posto di Windows, è anche il supporto. Infatti, la comunità di GNU Linux, faccio per esempio Linux Mint, Fedora, Ubuntu, sono delle community enormi a livello mondiale, globale. Sono realtà che esistono oramai da 20-30 anni, anche Debian stessa, e quindi tutti i problemi che voi riscontrate sono problemi che al 90% dei casi sono già stati risolti. Basta semplicemente fare un po' di ricerca e trovare una soluzione al riguardo. Certo, ovviamente richiede un pochino di esperienza, almeno nell'uso del terminale. Se ad esempio avviene un errore nell'aggiornamento di un software, faccio l'esempio, un gestore software ad esempio, non vanno in porto gli aggiornamenti, c'è qualcosa che magari mentre stavo aggiornando si è tolta la corrente, mi si sono bloccati i repository e allora devo andare un attimo a sbloccare la situazione. Beh, in quel caso bisogna cercare, no, perché potrebbe verificarsi questa ipotesi. Un altro aspetto molto importante è sicuramente quello della privacy. Oggi più che mai l'aspetto privacy sta prendendo sempre più piede, perché oramai i dati personali sono diventati molto appetibili per le big tech, e quindi avere un sistema diciamo libero
dal tracciamento dei propri dati personali può essere sicuramente un altro valore aggiunto, a differenza invece di un sistema proprietario che ci tiene notevolmente a quelli che sono i vostri dati, come ad esempio Windows stessa, che adesso sta spingendo sempre di più ad avere un account online, specialmente ad esempio se passate a Windows 11 e volete installarlo o aggiornarlo, vi chiede in maniera obbligatoria di utilizzare un account online. È vero, ci sono delle vie traverse, ci sono delle guide per cui si può eludere questo problema tramite CMD, tramite registro di sistema, può essere ancora fatta, ma fino a quando Microsoft darà questa possibilità? Può darsi che questa cosa, non sia più possibile, quindi siete costretti ad avere un account, e quindi in quel caso a dare quelli che sono i vostri dati, però ovviamente questa è sempre una vostra scelta. Un altro aspetto molto importante che non è trascurabile è anche il gaming a livello GNU Linux. Sì, perché, diciamo quello che ha sempre fatto molto la differenza tra GNU Linux e Windows è stato soprattutto anche, il gaming. Infatti la stragrande maggioranza dei giochi a AAA, li si può trovare solo e esclusivamente su Microsoft, ma oggi grazie a Valve, che è un'azienda statunitense che, ha investito su SteamOS, che è una distribuzione Arch-based, ha realizzato un prodotto, la Steam Deck, davvero molto interessante, e questo ha portato a creare, una compatibilità dei giochi Windows su Steam stessa. Certo, c'è ancora il discorso dell'anti-cheat, ci sono alcuni giochi che ancora non partono, ma non per un problema di compatibilità, ma proprio di anti-cheat, perché appunto il sistema GNU Linux viene ancora rilevato come un sistema estraneo, pericoloso, e per questo motivo non vi permette l'installazione e l'esecuzione. Però comunque credetemi, oggi come oggi, poi tra l'altro cercando anche su YouTube stessa, potete notare notevoli test, di giochi, benchmark di come va davvero bene adesso anche GNU Linux pure, per quanto riguarda il gaming. Quindi abbiamo detto, in conclusione, passare a Linux non è una decisione che tutti quanti devono fare, una decisione che le persone devono essere costrette a fare, è una questione di gusti e scelte personale, ma vi ripeto, il motivo per il quale c'è la transizione da 10 a 11 potrebbe essere un motivo in più. Chiaramente la scelta è la vostra. Per quanto riguarda l'aiuto nell'uso e nell'utilizzo di GNU Linux, ci sono davvero tantissime guide online, tanti canali come questo che divulgano il progetto open source e vi aiutano anche, in corsi online completamente gratuiti che vi possono appunto facilitare in questa transizione. E voi cosa, ne pensate a riguardo? Cosa ne pensate appunto della transizione di un utente Windows a GNU Linux? È giusto che debba esserci? Siete d'accordo appunto anche con quello che è stato analizzato all'interno di quest'articolo? Fatemi sapere sempre la vostra nei commenti di questo video, che sono sempre apprezzati perché ci permettono appunto di raccogliere informazioni e crescere sempre di più e realizzare anche contenuti migliori. Bene, detto questo, abbiamo detto un po' tutto, ci vediamo alla prossima dal vostro Pentitus. Ciao!